Ciao a tutti, sono Gianni, protagonista della recensione di oggi, una action cam economica. Si tratta della MG Cool Explorer Pro, che costa circa 40 euro. Il processore è l'Alvinner V3, mentre il sensore è il Sony MX179. L'action cam arriva in questa confezione di vendita in colorazione nera. All'interno troviamo prima di tutto l'action cam all'interno del case subacqueo, che secondo il produttore è impermeabile fino a 30 metri di profondità. Non ho ovviamente provato a spingermi fino a quella profondità, ma l'ho utilizzata per diverse giornate al lago e nel case non è entrata neanche una goccia di acqua, quindi vi posso confermare che effettivamente è impermeabile. Poi troviamo il manuale di istruzioni in inglese molto completo ed alla fine la solita dotazione di accessori, anche se un po' meno completa rispetto ad altri modelli simili. Come spesso capita, anche questa action cam è pubblicizzata per essere in grado di registrare video in 4K a 30 frame per secondo. In realtà il processore Alvinner V3 non supporta la registrazione in 4K, che sono ottenuti tramite interpolazione software della risoluzione 2K, come del resto succede in tutte queste action cam economiche. Pur trattandosi del modello Pro, questa MG Cool non possiede né l'HDR né la stabilizzazione giroscopica, e questo non è che sia proprio il massimo per una action cam che dovrebbe essere usata per registrare immagini in movimento. L'aspetto esteriore è lo stesso di molte action cam economiche, non si discosta molto ad esempio dalla Explorer Pro di Elephone, è completamente costruita in plastica e sulla parte frontale troviamo il pulsante di accesione e spegnimento che funziona anche da tasto mode e la lente, oltre che le sigle del produttore e del modello. Sul pannello superiore il tasto OK che funziona anche come tasto di registrazione ed un LED di stato. Sulla parte sinistra due tasti di navigazione che consentono di scorrere tra le opzioni e di accendere il Wi-Fi. Sul pannello destro la porta micro HDMI, la porta micro USB per la ricarica e lo slot per schedine micro SD fino a 64 GB. La camera può essere usata anche mentre sta caricando, il che ne permette l'uso con una power bank, ma può essere utilizzata anche come dashcam impostando la funzione Car Mode. In questa modalità la camera si accende e si spegne in corrispondenza dell'accensione e dello spegnimento del motore della macchina. Sul pannello destro è posizionato anche il microfono. Ho registrato un breve test audio per farvi sentire la qualità del microfono. Breve test audio dell'Action Cam MG Cool Explorer Pro. Sono in auto e a parte il rumore del motore e della mia voce non c'è nessun altro disturbo. Come avete sentito, il microfono non è poi così male, anche se probabilmente se mi allontanate un po' dalla videocamera non sarà in grado di catturare alcun suono. Torniamo ora al pannello inferiore dell'Action Cam, dove è posizionato lo slot per la batteria da 1050 mAh, la cui durata è ottima, parliamo di circa un'ora e mezza di registrazione continua in 4K a 30 frame per secondo, ciò anche per via dell'efficienza del sensore Sony IMX179. Infine sul retro abbiamo un display da 2 pollici che, oltre a graffarsi per un nulla, non ha né dei buoni angoli di visione né una buona luminosità, il che ne rende difficoltosa la visione all'aperto. Ora vi lascio ad una serie di filmati che ho registrato nel corso di questi giorni, di modo che possiate rendervi conto della qualità video. Per alcuni di questi filmati ho utilizzato uno stabilizzatore gimbal a 3 assi.
Bene, adesso passiamo ad alcuni filmati in notturna. Come avete visto la qualità non è granché, migliora un po' utilizzando il gimbal, ma in generale è quello che è. Ed ora alcuni scatti fotografici. Anche per la qualità delle fotografie vale lo stesso discorso fatto per le riprese video, non aspettatevi granché. Questa Action Cam può creare anche una rete Wi-Fi che ne permette l'utilizzo in combinazione con lo smartphone attraverso l'app Explorer Pro disponibile sul Play Store. Il collegamento è super semplice, basta attivare il Wi-Fi sull'Action Cam che ci fornirà anche la password e quindi cercarla tra le reti disponibili sullo smartphone. Una volta connessi sul telefono vedremo tutto quello che inquadra la videocamera e potremo iniziare la registrazione, scattare foto, vedere i filmati e trasferirli sulla memoria dello smartphone ed ovviamente modificare le impostazioni come la risoluzione sia delle registrazioni video che degli scatti fotografici direttamente dall'app. L'utilizzo della camera è estremamente semplice, abbiamo il pulsante di accensione che funziona anche da tasto mode nella parte frontale. Una volta accesa la cam è possibile scorrere tra le varie modalità. Quindi premendo il tasto una volta saremo nella modalità video, premendolo nuovamente passeremo alla modalità foto e così via per le modalità slow motion, per rivedere le registrazioni ed infine per entrare nel menu settings, dove non sono presenti molte opzioni, a parte la risoluzione, l'esposizione, il bilanciamento del bianco, l'intervallo per la registrazione dei timelapse e spegnere e accendere il microfono, realisticamente non saremo in grado di cambiare molto altro. Quindi questa era la MG Cool Explorer Pro, non esattamente un'action camera eccezionale, ma potrebbe essere un buon compromesso per affacciarsi in questo mondo senza spendere cifre esagerate, o come regalo per qualche bambino alle prime armi. Come sempre fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, se il video vi è piaciuto un'iscrizione ed un like sono il miglior modo per farmelo sapere, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni.